So amiche che vi state domandando che cosa succede, a mente fa un gran caldo e quindi ne approfitto per fare le prove tecniche nell'utilizzare il sottobicchiere, guardate che carino, realizzato con le fustelle della Globeland. Vi lascio al tutorial, mi raccomando, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere tutte le novità e tutti i video che andrò a caricare sul canale. Che dirvi, la Globeland è un'azienda, un e-commerce cinese che per lo più ha prodotti per lo scrapbooking, quindi fustelle e tantissimi stampi. Se vi siete persa l'unboxing vi metto qui in alto il link del video. E niente ragazze, ditemi che ne pensate. Per tutte quante le iscritte al mio canale, la Globeland ha previsto un codice sconto che è Gabriella5. Ve lo metto qui e potrete usufruire di uno sconto di $5 su un acquisto di 40. E niente amiche, penso di avervi detto tutto, quindi vi saluto e vi lascio al tutorial. Ci vediamo prossimamente. Ciao! Allora, qui come vedete ho le mie carte colorate, ci sono dei video sul mio canale per poter colorare le carte con i pastelli, con i pennarelli, vi metterò poi qualche step, io qualcuno l'ho colorato con gli acquerelli, con i pastelli acquerellabili, mi sono divertita, ho fatto insomma vari effetti. Per il nostro sottobicchiere avevo pensato di utilizzare questo è cartoncino abbastanza spesso, quindi io ho questo molto comodo, altrimenti prendete un compasso e tracciatevi insomma, il contorno, il diametro del sottobicchiere che preferite. Io ho scelto questo, lo vado a segnare in questo modo, vedete? Dopodiché vado semplicemente a tagliare con delle forbicine. Utilizzerò delle forbicine per la carta. Tagliate un altro cartoncino sempre spesso, insomma quelli tipo d'acquerello, per creare un po' di spessore al nostro sottobicchiere, e quindi ritagliatene un altro colore bianco semplice, poi li andremo a unire tutte e due con la Mod Podge. Adesso vi mostro. Vi dico anche il diametro, così per regolarvi. Questo è 10, quindi 10. Poi se volete realizzare dei bicchieri più grandi, liberissimi di farle, quindi vado semplicemente a tagliare. Il primo è stato ritagliato, vado con quello bianco. E vado a ritagliare lo stesso profilo anche dal mio sughero. Questo è del sughero adesivo, ne esiste in commercio anche non adesivo, sta a voi decidere più doppio, più spesso. Diciamo che io oggi utilizzerò questo adesivo, così facciamo prima, ma si incollerà tranquillamente anche quello non adesivo con la colla vinilica. Quindi procedo. Ok, quindi la prima parte l'abbiamo 1, 2 e 3. Questi li dovremo andare ad incollare l'uno sull'altro con la Mod Podge. Il primo in verità velocizziamo perché come abbiamo detto è adesivo, e quindi vado in questo modo, tolgo la pellicola e lo vado, vedete questo era un pezzo di cartolina perché bisogna riciclare, e lo vado a fissare sopra la mia base in questo modo. Esercita un pochino di pressione. Adesso dobbiamo andare a prendere la colla vinilica. Pulisco un pochino. Io vi suggerisco la Mod Podge, ma naturalmente andrà bene qualsiasi tipo di colla vinilica.
Non so se sentite, ma c'è un bel temporale estivo. Allora, questa è la Mod Podge e la colla che io ultimamente sto usando e con cui veramente mi trovo molto 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 bene. Quindi poggio la mia base su un cartoncino. Naturalmente voi se li fate in serie preparatevi 6, 7 che volete fare, io in realtà ne farò soltanto uno dimostrativo e lo terrò qui nel mio nuovo laboratorio, quindi vado con un pennello così di quelli per i nostri lavori e vado a metterne un pochino in modo abbondante. E vado a prendere il mio pezzetto ritagliato e lo vado a mettere su in questo modo. Vado ad esercitare un pochino di pressione a spennellare anche la parte superiore con la mia Mod Podge in modo da sigillare. Vado ben oltre, come vedete, anche se sbordo non mi importa, così anche il bordo esterno sarà bello sigillato, perché naturalmente per essere un sottobicchiere non dovrà essere permeabile. Ok, allora direi che ne abbiamo messi in abbondanza e adesso passiamo alla fase 2, andiamo a prendere la nostra Big Shot. Prima di prendere la Big Shot vi faccio vedere questi che sono degli elementi che ho realizzato tagliando semplicemente la carta, che allontano un attimo, semplicemente della carta, ed ho fatto 2 mani di Mod Podge. Vedete che diventano proprio rigidi, sembrano dei pizzi, guardate, sono carinissimi. Queste fa parte del kit di fustelle, questo è quello più piccino che io amo, poi cercherò di farvi un progetto con queste, ecco perché le avevo fatte, vediamo se riesco nel giro di qualche giorno. Adesso andiamo a prendere la macchina per le fustelle. Come già sapete io ho questa Big Shot, la Foldway, che è quella praticamente che ha 2 bracci laterali, ora zoom. La mia macchina è questa, ha un bottoncino qui sul retro, vedete, questo lo schiacciate e la girate, poi si apre in questo modo. Qui c'è i cassettini dove riporre delle fustelle. Naturalmente non ci sono queste fustelle, ma ho fatto altri video in cui utilizzo questa macchina. Vi metto il link qui nelle schede dei video in cui l'ho utilizzata e la mostro. Allora, ora vado a prendere i tappetini da taglio e vado a prendere anche le fustelle e ve le mostro. Queste sono le bellissime fustelle della Globleland. Questo è il codice del prodotto e vi ricordo il codice sconto che è Gabriella 5, ve lo scrivo qui in sovraimpressione. Quindi vi ribadisco che questo è un tutorial in collaborazione, ma ovviamente lo spunto creativo è un'altra cosa. Allora, quindi ora ve le mostro tutte. Quella che io ho utilizzato qui è questa. Guardate la precisione e i dettagli, è bellissima. Questa è adattissima secondo me come dimensione per realizzare degli orecchini, ma quella che vorrei utilizzare oggi sono un po' indecisa perché sono veramente tutte bellissime. Guardate, vorrei utilizzare una di queste perché naturalmente sono più grandine, vedete? Non lo so, va bene, ora decido e provo. Nel set in questione, quello che vi ho mostrato, il codice prodotto, arrivano queste 11 fustelle. Poi per vedere gli altri prodotti vi metto sempre qui nelle schede il link dell'unboxing di riferimento. E niente, procediamo con il taglio. Aprite la bustina e staccate con pazienza la fustella che avete scelto. In questo caso, ecco qua, vedete, è stato molto molto facile. Andrò a prendere, mettiamo quella da parte,
vado a prendere un cartoncino abbastanza rigido per andare a fustellare. Io utilizzo sempre quelli degli acquerelli, vi consiglio lo stesso, almeno insomma deve essere un foglio da disegno più spesso, per intenderci non dovete utilizzare la carta che utilizzate per stampare se volete ottenere un effetto più sostenuto. Ok, procediamo, quindi vi mostro come utilizzare le fustelle. Vado a prendere i piani da taglio. Allora, primo piano d'appoggio, ok? Non è una superficie da taglio, ma è la base primaria. Dopodiché dovrete andare ad apporre, scusate, ogni tanto mi incarto, quest'altra che è un adattatore di spessore e non è da taglio. Quelli da taglio sono questi due. Quindi andate ad apporre poi il primo elemento da taglio, scusate le luci, dopodiché vado a posizionare il mio elemento, andrò ad apporre il cartoncino che devo ritagliare e poi andrò a mettere il secondo in modo molto semplice. Se avete paura di non riuscire a vedere per bene, come spesso faccio io, mettete prima il cartoncino, poi l'elemento da taglio e poi l'altro, così vedrete meglio se il cartoncino è centrato con il nostro elemento. Dopodiché prendo la mia Big Shot e infilo semplicemente da un lato. Fate attenzione se durante il movimento si dovesse spostare e dopodiché semplicemente andate a girare la vostra manovella. Farà un po' di rumore, tutto nella norma. Ok, è andato. Ora spostiamo e andiamo a vedere come è andata. Ok, questo è ciò che vedrete. Sposto tutto e adesso dovrete armarvi. Avvicino un po' la camera, ecco qua, come vedete è sfuggito da solo. Dovrete armarvi di un po' di pazienza ed andare a togliere tutte quante le parti in eccesso. Quindi con un pochino di pazienza, vedete perché vi dico che deve essere comunque, guardate, ci sono delle parti veramente molto delicate come questa e quindi la carta deve essere più spessa. Dopodiché andate con una forbicina o con un piccolo dotter e andate di pazienza a fare questo lavoro per eliminare naturalmente tutte le parti che non ci servono, perché alla fine il risultato dovrà essere questo. Quindi dovrete andare a svuotarlo completamente. Io procedo, stacco, altrimenti il video durerebbe un'eternità. Io procedo. Guardate cosa sta avvenendo fuori. Per questi elementi, che sono un po' più complicati, allora date qualche colpetto come sto facendo io, vedete, per staccare. Vi mostro nuovamente, perché questa è la parte più ostica di tutto questo lavoro, vi assicuro, quindi esercitate un po' di pressione e dopodiché tirate. E così andrete a svuotare tutto. Parte esterna è stata smontata, cioè è stata svuotata, adesso vado con l'interno. Ora il nostro elemento è stato svuotato, vedete ho lasciato solo la parte centrale non svuotata perché mi piaceva comunque questo effetto più pieno al centro. Adesso ritorniamo a prendere il nostro elemento ed andiamo a fissarlo al centro. Mi raccomando, cercate di essere precise. Ok, io vado quindi a riprendere la mia Mod Podge e vedete che è diventata completamente trasparente. Vado a prendere il mio appoggio per non fare disastri. Vedete che adesso è un pochino curvo. Casomai, dopo che avete finito il lavoro e siete certi al 100% che la colla è asciutta, anche dopo aver messo il nostro elemento, lo potete mettere tra due libri pesanti a mo' di pressa, così non avrete problemi. Ok, procediamo.
e qui cerchiamo di stare attenti, insomma, a fare... Aspettate che me ne avvicino, Ok, cerco di individuare il centro, se no ve lo segnate con una penna. Ok, osservo che sia equidistante sia da un lato che dall'altro, penso che sia centrato e vado ad esercitare un pochino di pressione e state attente in questi punti, ok? Facciamo sì che i nostri ghirigori non si deformino, ok? Quindi vedete, tampono e faccio aderire da principio questi che sono la parte che insomma più complicatina da gestire perché sono molto sottili e si potrebbero appiccicare alla colla, al pennello e deformarsi. Invece a noi piace che restino così precisi precisi, quindi perde anche peli il mio pennello super economico. Investimento pennelli, è vero, andrebbe fatto questo investimento, però per questi lavoretti io poi non sono super, ecco, avete visto che mentre si asciugava io non sono andata a lavare il pennello, l'ho lasciato lì e si era indurito. Quindi una volta che abbiamo fatto questo bel lavoro per l'esterno, poi spostiamoci pian pianino all'interno e mettiamone una bella quantità, insomma, in modo che aderisca in tutte quante le sue parti. Come vi sembra? Io lo adoro, veramente. Mi farei anche uno di quei schiacciasogni, sapete, con tutte le piumette. Adoro queste forme, questi mandala, che poi in realtà io chiamo mandala perché in questo modo può sembrare un mandala con i colori a contrasto di sotto, ma in realtà sono proprio dei pizzi, dei veri merlettini. Allora, adesso è inutile che vi faccio perdere tempo e quant'altro, dovete semplicemente aspettare che asciughi e dopodiché proseguire a più mani fino a che non avrete a più mani perché dovrete rendere impermeabile la vostra superficie. Quindi girate bene tra le mani, andate così dal centro verso l'esterno, mi raccomando attenti ai ghirigori esterni, fate in questo modo ed attendete l'asciugatura. C'è un puntino qui nero perché dovete sapere che Martina utilizza anche la Mod Podge con i glitter e quindi ogni tanto mi fa dei disastri, guardate, vedete? Qui ci sono dei glitter e quindi ogni tanto poi li vado a beccare. Ok, direi che ne abbiamo messa abbastanza, quindi dal centro verso l'esterno. E niente, aspettiamo l'asciugatura, andate 2-3 mani, poi potrete passare sempre una finitura all'acqua per definire tutto quanto il vostro lavoro, che sia spray, data a pennello, insomma io darò sicuramente qualche altra mano di finitura, anche se questo effetto, vedete, si vede, rilievo, è carinissimo secondo me da vedere. Ok. Anche perché così si vedono tutte le pennellate, invece le pennellate successive le darete eventualmente con un pennellino a lingua di gatto che è più delicato. Se poi vi piace questo effetto un po' rustico, va benissimo anche così. Ok, vi saluto e poi ve lo mostro alla fine. Andate anche un pochino qui sul bordo, mi raccomando. Mentre il nostro elemento asciuga, ci tenevo a mostrarvi quest'altro elemento, quello che vi ho fatto vedere prima, dell'effetto passando con la Mod Podge più volte, come assuma un effetto proprio di plastica, fa proprio una bella pellicola ed è quello che noi vogliamo ottenere qui. Quindi andiamo a più riprese. Allora, dopo aver fatto 2-3 strati, vedete, questo è l'effetto, si vede che è anche abbastanza lucido e adesso vado semplicemente un pochino a livellare con una lima da nail art, a sistemare leggermente il bordino esterno dove c'è qualche piccola sfrangiatura e dopodiché passerò dell'acrilico bianco
qui intorno, giusto per definire un poco il nostro sottobicchiere. Naturalmente, se non avete dell'acrilico bianco, potete tranquillamente utilizzare un'uniposca o un pennarello coprente. Utilizzate un pennellino molto sottile e cercate di creare un piccolo bordo, piano piano, delicatamente. Naturalmente, se avete un pennarello, sicuramente vi faciliterà il lavoro. Io lo passerò 2 volte per rendere naturalmente il colore più definito. Questo passaggio dell'acrilico potete farlo anche prima dell'ultima passata. Io dopo aver passato l'acrilico ripasserò nuovamente una finitura in modo da sigillare il tutto per stare più tranquilli. E poi con un piccolo dotter potete eventualmente fare anche altri decori andando a bagnare. Io non lo farò, ve lo mostro. Potreste andare a fare dei semplici puntini, ok? Dove volete. Io lascio così perché mi sembra già abbastanza lavorato e proseguo con il mio acrilico e vado a finire. Ed ecco il sottobicchiere terminato, spero di vederne tante versioni. Ahimè, il tè è finito e niente, come sempre, buona creatività a tutte. Ciao!